Postal Market. Ah, allora vorrei ordinare una camicia da uomo a righe verdi. Gialle, amore, gialle. Scusi, fa, mio marito dice gialle. Poi una polo gialla. Rossa, rossa. Sì. Bentornati in soffitta, dove il passato rivive e il fascino di un'epoca indimenticabile continua a farci sognare con la bellezza delle sue protagoniste. Oggi scoperchiamo la cassetta dei ricordi per parlare di un gigante dimenticato, il Postal Market, e di come abbia giocato un ruolo, diciamo, formativo, nella vita sessuale degli adolescenti degli anni 80 e 90. Tempi in cui una semplice calza autoreggente, magari color carne, risultava in qualche modo appetibile e più che sufficiente per riscaldare gli animi. Molti di voi ricorderanno quell'era pre-Amazon, pre-canale arancione, quando ogni casa italiana aveva il suo fedele Postal Market. Non era solo un catalogo, era un compagno di scoperte, sempre lì, appoggiato vicino alle pagine gialle e all'elenco telefonico della SIP. Chi di noi non l'ha mai usato per schiacciare qualche fastidioso insetto o come arma impropria contro fratelli troppo fastidiosi? E poi quella musichetta della pubblicità, sai, uso la testa e ogni pacco che mi arriva è una festa. Che ammettiamolo, alcuni di noi hanno interpretato in modo molto libero. Ma che sai, uso la testa ed ogni pacco che mi arriva è una festa. Ma soprattutto, ricorderete le pagine dell'intimo femminile, dove le modelle mostravano più di quanto non volessero, a beneficio dei nostri adolescenti brufolosi, che di certo non usavano solo la testa per pensare. Era un'epoca senza internet, dove la carta stampata era tutto ciò che avevamo per avvicinarci al mitico e sfuggente concetto di sessualità. Ricordiamo quei prodotti che oggi farebbero sorridere: baby doll, calze a rete, che forse le nostre madri e nonne acquistavano in buona fede, non sapendo che il loro innocente acquisto sarebbe diventato materiale di area didattico per i loro figli adolescenti in piena tempesta ormonale. E non dimentichiamoci dei prodotti più stravaganti, come materassi ad acqua e orologi, vero specchio di un'epoca che mischiava il bizzarro con l'utile in modo indimenticabile. Postal Market, lanciato nell'autunno del 1959, ha attraversato decenni di storia italiana, evolvendosi da semplice catalogo di vendita a fenomeno culturale che ha offerto a molti italiani, specialmente quelli lontani dai grandi centri urbani, l'accesso a beni altrimenti difficili da trovare. E si sa, il suo contributo non si è limitato solo allo shopping, ma ha toccato anche aspetti più intimi e personali della vita di molti, soprattutto adolescenti. Suonava il postino e in casa arrivava la moda. Era il 1959 quando Anna Bonomi Bolchini ideò Postal Market, il catalogo da spogliare per immaginarsi l'abito addosso e ordinarlo per corrispondenza. 56 anni dopo, chiuse per fallimento. Anna Bonomi contattava personalmente le star da mettere in copertina, da Claudia Schiffer a Ornella Muti, e non accettava i no. Dunque, cari soffittari, mentre riflettiamo su come il Postal Market abbia educato, intrattenuto ed eccitato generazioni di italiani, chiedo a voi: quale ricordo avete del Postal Market? Era presente anche nelle vostre case? E soprattutto, quale pagina vi faceva, battere il cuore? E non solo il cuore, più forte? Non dimenticate di iscrivervi alla Soffitta di Pippo per non perdere i nostri futuri viaggi nel tempo, né se questo episodio vi ha strappato un sorriso o sbloccato un ricordo, lasciate un like e commentate con la vostra esperienza. E ora ditemi, su quale star o personaggio vorreste che parlassimo nei prossimi episodi? Magari proprio qualche volto noto che illuminava le pagine di Postal Market? Grazie per avermi seguito e alla prossima, sempre qui nella Soffitta di Pippo.